Un saluto a tutti ragazzi, benvenuti e bentornati sul mio canale da Michele a questo nuovo appuntamento alla scoperta della leggendaria utilitaria francese, la Citroën 2 cavalli Charleston, fascicolo numero 9. Andiamo subito a vedere l'interno del fascicolo, così se avete piacere, chi non ha fatto la collezione può leggerne i contenuti. Perché? Perché in questi fascicoli c'è la storia di questa leggendaria macchina. Un attimo ragazzi, perché non ho preso gli occhiali e non vedo un granché da vicino. Un attimo solo, scusate. Ecco, adesso per me va meglio, grazie. Allora, eccoci qua. Prima pagina dei servizi. A me piace, per chi mi conosce, darvi anche la possibilità, perché non tutti fanno il modello, però non è a pochi che piace questa leggendaria macchina. E io amo la storia, in questo caso di questa macchina, ma dell'oggetto proprio. La storicità. E qui ci sono tante informazioni importanti per gli amanti del genere. Questa pagina ci fa vedere i contenuti che saranno poi da montare, ma lo vedremo dopo nel dettaglio. Questa e questa anche. Questo è il risultato finale di questo montaggio numero 9, ma procediamo alla lettura, o meglio alla possibilità di leggere. Grazie ragazzi per le iscrizioni, per le visualizzazioni. Mi raccomando, se vi piacciono i miei video, condivideteli nei gruppi dedicati, mi state già aiutando tanto, vi ringrazio. Tutto sta andando avanti per merito vostro. Io, dalla mia parte ragazzi, cerco di dare quello che posso come contributo, anche perché insomma non è né pane e né acqua quello che io faccio, ci mancherebbe. Però se riesco ad aiutare quelli che hanno meno dimestichezza, meno esperienza con il modellismo, ecco, io cerco di fare questo nel mio canale, non soltanto il semplice montaggio, che per carità ragazzi, gli altri gruppi che fanno solo questo sono bravissimi, io me li sono sempre guardati, ci mancherebbe altro. Io semplicemente ho deciso di dare anche questo contributo nella speranza che possiate apprezzarlo, cioè evitare di fare degli errori di montaggio, quindi possibili rotture, o migliorare funzionalità o stabilità, così come sto facendo per Ironman, e quindi mi permetto di darvi questi consigli se ritengo che ci siano delle modifiche a mio parere da dover fare ragazzi, per cui quello che dico io va bene per me, non deve andare bene per tutti, e ci mancherebbe. Siamo arrivati alla fine, io vi parlavo anche di altre cose, ma a me interessava che voi potevate leggere quello che era il contenuto. Eccoci qua ragazzi, andiamo subito a vedere adesso questo nuovo numero, il 9, della Citroën 2 cavalli Charleston. Eccoci qua ragazzi, allora andiamo subito a vedere. All'interno abbiamo il paraurto anteriore, piano che non rovino le vernici, facciamo così, rovesciamo tutto, meglio così. Abbiamo il paraurto, dicevo, anteriore, verniciato, bellissimo, bellissimo perché, vediamo se riesco a mettere l'immagine a fuoco, guardate, c'è il particolare qua del rivetto, sempre in plastica verniciato, però
le linee sono fatte molto bene della verniciatura, il contrasto tra il nero e questa carta da zucchero, bellissimo. Poi abbiamo il supporto interno, anche questo in plastica come l'altro, tutto plastica, ma non ci sono problemi. E abbiamo sia il rostro sinistro che il rostro destro. Ecco qui. All'interno poi abbiamo le lettere. Non so se comunque si possono montare sia da una parte che dall'altra, comunque non ci sono problemi perché qui abbiamo le lettere, in questo caso qua la L e qui la R. E qui abbiamo una serie di viti EP. Colore azzurro vi indica che sono da montare nella plastica, anche se è spiegato benissimo nelle istruzioni. EP plastica. Ok ragazzi, procediamo subito al montaggio. Io non vi leggo tutto quello che c'è scritto qui, cerco di semplificarlo perché è ovvio che per ognuno di noi che lo monta a casa è molto utile, ma io cercherò di semplificarlo, insomma, spiegandovi che il pezzo, in questo caso lo tenete così, quindi non così, vedete che qua è tutto intero, qua manca un pezzo, lo tenete in questa maniera e poi andate a inserire questo con i fori che si devono vedere qui. Aspettate che metto l'immagine a fuoco. Questa immagine a fuoco fa abbastanza pena perché io non riesco a vederla. Possibile che non riesco a mettere a fuoco. Sto toccando il video, o meglio il display, ma non riesco. Ok, guardate, vedete? Qui abbiamo dei fori. Uno qui. Spostando la rivista forse ce la faccio. Ma non lo so ragazzi, io non la riesco a vedere dal telefonino perché sto guardando attraverso il telefonino adesso. Comunque qui abbiamo i fori, vedete? Uno qua. Ecco, adesso la vedo, e uno qua. Mentre invece, se lo giriamo al contrario, non c'è. Quindi, prendiamo il pezzo, lo mettiamo così come vi ho spiegato, e i fori rivolti verso l'alto. 1 e 2 si devono vedere. Lo inseriamo qui nel suo spazio e premiamo all'interno. Neanche più di tanto perché è già arrivato in battuta. Poi, con due viti EP, eccole qui, apriamo il sacchetto sempre sfregando il pollice indice, prendiamo due viti EP, però prima di fare questo sapete che Michele si crea il filetto, anche se non serve ragazzi, magari in questo caso non serve, per quello che vi ho sempre spiegato, andate a vedere anche i miei video, io preferisco fare così, è molto più facile ed eviterò qualsiasi potenziale rottura delle plastiche ovviamente. Quindi 1 e 2. Non mettete olio, ragazzi, ci sono persone che, meno male poche, che dicono di mettere l'olio. Non lo mettete nelle plastiche, perché l'olio nella plastica, essendo un materiale assorbente la plastica, poi si idrata, si gonfia e si spezza col tempo. Non lo mettete l'olio, anche se è olio che vi dicono che è dedicato. Poi fate quello che volete. Allora, andiamo a inserire di nuovo, vedete, i fori verso l'alto, 1 e 2, e andiamo a mettere la nostra bella vite EP. Una di qua, senza evitare tutto, la puntiamo solo, e l'altra di qua. A questo punto posso stringerle, ma soltanto quando arrivo in battuta, non oltre, non serve. Ecco perché vi serve creare il filetto, siete più tranquilli. A questo punto guardiamo come si dice la figura, avviciniamo questo, così, e ci dice di prendere il nostro paraurti in questa maniera. A questo punto, stavo dicendo, guardate, prendete il paraurto in questa maniera, non vi potete sbagliare, e mettiamo il sinistro come ci fa vedere in figura. Il sinistro è quello contrassegnato, eccolo qui, non so se riuscirò a farvela vedere, difficile,
Comunque all'interno qui c'è una lettera L, left, sinistro. Quindi mettete questo così proprio come in figura e inserite questo in questa maniera. Guardate. E con una leggera pressione delle dita lo inseriamo e vediamo che succede. Ecco qua. Lo guardiamo da questa parte, una volta che tocca dappertutto non lo tocchiamo più. E poi ovviamente per esclusione l'R va da questa parte qui, quindi in questa maniera. Stessa cosa, pressione. Si è inserito sì? Sì. Ecco, guardate anche dietro se avete centrato il buco, non sia mai. Ecco fatto. Perfetto, qui tocca dappertutto. Quindi, per capirci ragazzi, guardate bene la foto. Vedete? Qui abbiamo la parte nera, la giriamo così. Questo è con la lettera R, questo è con la lettera F. A questo punto abbiamo finito. Questa è l'immagine del nostro paraurto. Eccola qui. Bellissimo. Adesso, intanto, vi ringrazio sempre delle iscrizioni. Mi raccomando, commentatemi. Se deciderete di iscrivervi per quelli che troveranno i miei video utili, iscrivetevi e attivate anche la campanella così da rimanere sempre aggiornati su ogni mio nuovo video e date un'occhiata anche alla mia playlist. E ricordatevi che ogni mio video è sottotitolato in 26 lingue per consentire a chiunque di non guardare solo le immagini, ma volendo anche di conoscerne i contenuti verbali. Allora ragazzi, adesso ci tengo sempre a far vedere fino a che punto siamo arrivati, in questo caso all'uscita numero 9, con la nostra Citroën 2 cavalli Charleston, questa leggendaria utilitaria francese. Andiamo a prendere i pezzi. Eccoci qua ragazzi, guardate che spettacolo, non me ne vogliate perché, vedete, si vedono i lati del cubo box, ma diversamente se faccio così, posso anche farlo. Non è male anche così. Guardate il sedile, meraviglioso, il motore, parte del motore, il cruscotto con il tachimetro che abbiamo montato nel numero precedente, il numero 8. Questo è tutto in metallo, 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 metallo. Guardate. E andiamo a vedere un attimo così, sempre per curiosità. Questa e poi, mamma mia che bella, ma che bella è, guardate che spettacolo, guardate che spettacolo, che bello. Ragazzi, basta così. Quanto ci ho messo? 13 minuti solo. Quasi quasi sto ancora a 20 minuti. Va bene ragazzi, grazie a tutti di avermi seguito. È un po' un pasticcio, sembra un po' una demolizione, però ecco, vi ho voluto far vedere lo stesso tutto quello che sono riuscito a montare fino al numero 9. Allora, stavo dicendo, mi perdo sempre, chiedo scusa. Vi ringrazio delle visualizzazioni, delle iscrizioni, vi ringrazio del vostro supporto. Commentate ragazzi, datemi consigli per migliorare, costruttivi. Grazie di cuore, grazie a tutti, io vi saluto, do un abbraccio a voi e a tutti i vostri cari più cari, un saluto da Michele e arrivederci al prossimo video. Ciao ragazzi, alla prossima!